Musiche, termine greco da cui è derivato il nome stesso della musica, significa arte delle muse. Per i greci definiva non solo l'arte dei suoni, ma anche la poesia e la danza, cioè i mezzi di trasmissione di una cultura che fino al IV secolo a.C. fu essenzialmente orale. I greci attribuivano alla musica dei valori educativi e morali e la consideravano, insieme alla matematica, tra le discipline più importanti del sapere umano. Proprio un matematico, Pitagora, aveva elaborato una teoria scientifica sulla natura dei suoni attraverso dei rapporti numerici. Pitagora utilizzò per i suoi studi uno strumento chiamato monocordo, con cui misurava la distanza tra i suoni. I greci non concepivano la poesia senza l'accompagnamento musicale. I poeti si esprimevano cantando i loro versi e accompagnandosi con la lira durante i riti religiosi, i banchetti oppure nella vita sociale in genere. Per queste erano chiamati lirici. Gli Aedi invece erano dei poeti girovaghi che recitavano presso le corti i loro poemi epici accompagnati dal suono della cetra. Omero era il loro più grande rappresentante. I rapsodi, infine, erano cantori popolari che si esibivano nelle piazze cantando poesie di altri autori. La tragedia ha origini antichissime e deriva dal ditirambo, un canto in onore del dio Dioniso che si intonava accompagnato anche da balli durante la festa della vendemmia. L'iniziatore della tragedia fu Tespi, VI secolo a.C. I tre tragediografi più famosi furono Eschilo, Sofocle ed Euripide. In questo tipo di spettacolo gli attori indossavano sempre delle maschere per interpretare diversi personaggi. Insieme agli attori c'era anche un coro che rappresentava un vero e proprio personaggio e poteva dialogare con loro oppure commentare la vicenda oppure offrire degli spunti di riflessione. I documenti con notazione musicale dell'antica Grecia giunti fino a noi sono davvero scarsi. Si tratta di una serie di frammenti scritti su pietra o papiro. La maggior parte di essi è posteriore al III secolo a.C. Tra questi possiamo ricordare gli inni di Mesomede, 2 inni delfici in onore d'Apollo e l'epitaffio di Sicilo, che è l'unico completo. Per la descrizione dettagliata di questo documento vi rimando ad un altro video sempre sul mio canale. Le informazioni più precise e dettagliate riguardo gli strumenti musicali degli antichi greci ci arrivano soprattutto dalle rappresentazioni pittoriche vascolari. Da queste si possono osservare strumenti appartenenti alle famiglie dei cordofoni, degli aerofoni e diversi tipi di strumenti a percussione. Tra i cordofoni ricordiamo in particolare le lire, le cetre e le arpe. La lira era così strutturata: una cassa di risonanza costituita in origine da un guscio di tartaruga, 2 bracci o corna che partendo dalla cassa reggevano un sostegno trasversale per le corde. Le corde generalmente erano fatte di budello ed erano collegate dall'altro capo della cassa per mezzo di una cordiera e sostenute da un ponticello. Esse poi erano tese per mezzo di piroli inseriti nel giogo. Secondo il mito, questo strumento fu inventato dal dio Hermes, il Mercurio dei Romani per intenderci, che lo costruì a partire appunto dal carapace di una tartaruga e poi lo donò ad Apollo. Tra gli strumenti aerofoni possiamo ricordare vari tipi di flauto e soprattutto l'aulos, che è formato da 2 canne divergenti munite di fori e un'imboccatura munita di ancia. Meno diffusi erano gli strumenti a percussione. Tra questi possiamo ricordare i timpani, ovvero tamburelli da percuotere con la mano, e i crotali, che consistevano in 2 pezzi di legno o metallo collegati da una parte per mezzo di una cerniera e battuti l'uno contro l'altro con le dita della mano, qualcosa di simile alle nacchere. Ci possedevano anche degli strumenti meccanici. Ricordiamo infatti l'idraulis, inventato da Ctesibio di Alessandria al III secolo a.C., che può essere considerato l'antenato del moderno organe a canne, formato da un flauto di Pan capovolto, in cui veniva introdotta meccanicamente l'aria sfruttando la pressione dell'acqua.